Abbiamo iniziato per Simone. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Simone ci presenta un'immagine che si alterna, ovvero una ruota che a tratti diventa un timone, cioè i raggi della ruota si allungano. È come un'alternanza tra la ruota intesa come prigione, come circolo vizioso, e invece quello che lui vorrebbe, un timone per guidare la sua nave, la sua vita. Ci dà l'autorizzazione? Sì, lui vorrebbe che fosse stabile l'immagine del timone, ma non ci riesce. E dice sì. Come dà l'autorizzazione? Come dice questo sì? Spaccatura con della terra, in modo che Simone rimanga lì sottoterra solo al buio. Vibrazione. E 0,7, 0,8 miliardi. Consapevolezza. 123. Anima. 38. Vite. 2089. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 26. 3D e quindi conseguente 4D. 3D 84. Vivacità animica. Quanto Simone... Spaccatura con della terra, in modo che Simone rimanga lì sottoterra solo al buio. Vibrazione. E 0,7, 0,8 miliardi. Consapevolezza. 123. Anima. 38. Vite. 2089. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 26. 3D e quindi conseguente 4D. 3D 84. Vivacità animica. Quanto Simone vuole sapere come stanno le cose in generale. 92. Ok, allora i valori sono un po' scarsi. C'è un cervello a 9 però. Capacità medianiche. Quali sono per Simone? Mi fa vedere le sue mani. Credo che abbia la capacità con le mani di percepire situazioni, persone. Prana? Sì, chiamiamolo prana, sì. Entità eteriche, vediamole subito. Quelle che lui si è creato per fare questa esperienza sempre più giù. C'è questa formica che sembra gigante che gli sbarra la strada in modo che lui non possa più procedere e lo fa sentire molto piccolo e insignificante. Insettoide quindi. Mm. Poi come rettile c'è un serpente che sembra innocuo perché è tutto arrotolato su se stesso. Poi di colpo si alza e soprattutto nelle situazioni in cui lui è in presenza di altre persone, crea come delle situazioni di, posso dirti, di imbarazzo, a volte di discordia, a volte di incomprensione, di disagio.
Poi ci sono dunque due entità del secondo universo. La prima entità che mi fa vedere è posizionata, così si manifesta, su una volta di una chiesa e sembra proprio un affresco e dice io sono Dio Padre che tutto dispone. Lo dice in maniera così solenne e incontestabile. Ed è come se Simone ci credesse che è così. Quindi è Dio Padre, Dio Padre. affrescato, in movimento. Sì. Mhm. E poi, sempre del secondo universo, c'è questo elefante che sembra un po' anche volare e ha delle zanne meravigliose, molto scintillanti, forti, solide. Ed è come se gli volesse far notare a Simone che lui è molto abile nell'ambito sentimentale, è in grado anche di competere con altri. Lui è sempre vincente, al contrario appunto di Simone, sminuendo appunto Simone in questo ambito. L'elefante, poi. Ho come 3 DL. 3 entità mentali. Sì, Ricordiamo a Simone, l'EDL, l'essere di luce, è un'entità eterica, è il postino di un ufficio postale che è l'entità mentale, quindi è uno che prende ordini dall'entità mentale corrispondente. Vediamola. martirio. È come se lui davvero avesse fatto un enorme sacrificio, il più grande sacrificio, la rinuncia a se stesso, la rinuncia a conoscere se stesso e ad essere se stesso. Direi livello tra il 6 e il 7. Poi c'è debole sei e debole rimarrai. Questa entità mentale genera in lui fragilità, anche indecisione, confusione, senso di smarrimento, si sente perso a causa di questa entità mentale, che spesso gli fa sentire di non avere la forza sufficiente per prendere decisioni giuste, ma neanche in generale per poter gestire, per affrontare la vita. Livello? 6. Poi c'è tipo incanto perduto. Come se questa entità mentale avesse tolto a Simone il gusto della gioia e della meraviglia insita nella vita. Gli ha tolto questo approccio gioioso nei confronti della vita e gli ha dato invece un approccio di amarezza, di disillusione, di tristezza, di malinconia verso la vita. Livello? Tra il 5 e il 6. Impianti eterici e mentali. Vediamo gli eterici. Impianto mentale sembra tipo un elettroshock, con gli attrezzi utilizzati per fare l'elettroshock, quindi con le varie placchette che servono proprio per, diciamo, programmare Simone a obbedire ciecamente agli input delle entità, sia mentali che eteriche. Poi sul petto c'è come una specie di carboni ardenti, di brace. Gli fa sentire anche una sensazione di disagio e anche un po' la voglia di fuggire per sottrarsi da questo carbone ardente. Mm-hmm. Poi, dunque, c'è una specie di ampolla rotonda
sferica posizionata sui genitali che gli sottrae l'energia sessuale. In corrispondenza dietro, diciamo più o meno a livello dell'osso sacro, c'è una placca che lo immobilizza a livello del bacino, sia per quanto riguarda di nuovo l'ambito sessuale, ma anche da bacino da intendersi come direzione della vita, lo blocca. E poi sempre come blocco c'è una specie di peso cilindretto che per sfregio è d'oro, posizionato sul dorso del piede destro, che fa sì che lui proprio non riesca a camminare, non si possa muovere da dov'è. Perché il destro? Perché è molto legato a questa forte condizionamento, soffocamento, soverchiamento che ha avuto dalla figura paterna. Basta? Sì. Scusa, impianti mentali quali sono? Di quelli che... Queste placchette, diciamo così, tipo elettroshock. L'elettroshock, ok. Va bene, portale aureo. A sorpresa non solo la mamma di Simone, ma anche il papà. La mamma di Simone mi presenta molto il colore bianco. Io non so se in casa lei ha un frigorifero bianco. Avete il frigorifero bianco? No? Mi fa vedere una rosa bianca. Però c'è questa cosa del frigorifero bianco, come se fosse un frigorifero anni 50. Non so se è un qualcosa che lei ha desiderato o qualcosa che le è piaciuto. Viene con la mano appoggiata sul cuore, la mano destra appoggiata sul cuore ed è vestita di bianco. E mi fa vedere un cesto, cioè tipo un cesto inteso come portafrutta, con dentro della frutta, trasparente, cesto così di vetro sembra, con della frutta, come se volesse offrirgliela, sbucciarla per Simone. Vuole sbucciarle un arancio da offrirgli. Vabbè, lei mi conosce, io la conosco, la conoscevo? Si ricorda di me? Non so, viene con un pennello, però per dipingere. E dipingendo scrive sì, con verde scuro, verde bosco. Vediamo se è d'accordo con questa affermazione. È passata a uno stato di esistenza differente. Certamente sì, è Perché? d'accordissimo. Perché è d'accordo? Ma intanto mi fa vedere come se lei stesse adesso riscattandosi, mi dice, dalla sua infanzia. Come? Fa vedere che sta sfogliando delle pagine gialle. Come se forse lei ogni tanto era sola e doveva trovarsi dei modi, no? Per passare il tempo. Mm? Quindi è come se lei stesse facendo proprio una revisione, una rilettura della sua vita. Adesso la vedo così, che è una bambina, ragazzina. E però lei dice, io ho uno sguardo calmo nel rivedere tutto questo. Lei vede il figlio da un anno a questa parte? Vedo che non riesce a stare in quella casa.
Vedo no? che è come se scottasse il pavimento sotto i suoi piedi, è come se le pareti colassero di nero. Perché? Dei litigi, ci sono stati dei litigi in quella casa. Ehm, del, mm, le urla, qualcuno urlava forse in quella casa. Ehm, ed è come se Simone avesse fissato questi momenti di disagio in quella casa. Io stessa non sempre stavo bene lì. Dove sto adesso? Sto molto bene. Mangio marmellata di rose. Mi fa vedere questa gelatina dentro un vasetto. Voglio tanto bene al mio ragazzo e gli metto questa gelatina di rose sulla sua testa. Voglio che lui senta il mio profumo. Lei aveva un nome in questo mondo. Come si chiama? Come vuole chiamarsi lì dove si trova adesso? Bea, Bea, perché? come Beatrice e Beata anche. Beata, sollevata. Mi sento sollevata. Poi mi fa vedere come una pianta di quelle domestiche, un po' con le foglie lunghe, così appuntite. Eh, Perché? Adesso mi fa vedere una torta. Io ti dico le immagini, il motivo Mhm, non lo so. mhm, Ti dico le immagini, una torta sfornata, semplice sembra. mhm. Eh, Sta apparecchiando la tavola adesso. La voglio apparecchiare bene, dice. Simone, posso dire l'ambito in cui lavorava? Quello che inizia con la T? Ok, teatro, no? Ok. Cosa pensa del teatro come metafora? Lei a chi ha dedicato una vita al teatro? Voi siete tutti su un teatro, Mm. anche io lo ero. E ho visto la mia piccola scenografia. Mi fa vedere come se ci fosse un teatro grandissimo. È come se mi facesse vedere un angolino della sua casa ehm, che occupa un piccolissimo spazio all'interno di questo teatro, come se fosse un set teatrale proprio. Lei Mm. in vita aveva, diciamo, un ruolo. Come lo definirebbe oggi? Può anche usare dei personaggi di pièce teatrali, può usare tutte le risposte che vuole. Non so perché mi parla di enfant terrible in questo momento e a chi si riferisca. E beh, lei era un fan terribile, no? Ehm, ehm, Però lei, in tutta sincerità, mi dice che ancora si sente mamma. Mi dice anche che si sente sorella. Di chi? Mm, Forse anche aveva dei rapporti stretti con alcune persone
con le donne, fa Mhm, vedere, che però non erano magari loro sorelle di sangue, mhm. ma fra di loro si dicevano che erano sorelle. Sono vive queste persone? Io credo, mi fa segno 2. Chiamiamole nel cinema tutte le persone vive che vogliono assistere alla sessione di Simone e della mamma Bea nel cinema, tutti gli ex colleghi del teatro. C'è una signora molto commossa, l'altra non la vedo, sono sincera, che viene proprio con il fazzoletto che si asciuga le lacrime. Mhm. Perché è commossa? Sì, molto. Perché Bea è passata da un mondo a un altro e nell'altro sta anche meglio e ha Sì. capito molte cose. E se volesse avere un booster di comprensione, quel booster si chiama Portale Aureo, che non significa addio figlio Simone, perché si entra, si esce, ma si comprende che Bea non è una donna, non è un uomo, è un'anima. E dice, non sono neanche una Madonna. Perché? Non so. E mi sembra anche, sai che cosa? Molto acuta e che vuole un po' stuzzicarci, Mm, lanciando delle cose così affinché noi ci riflettiamo, ok? Ma senza darci la spiegazione di quello che dice. ok. Siccome è così giocherellona, si trucchi e si vesta come vuole, per darci un Vesto da messaggio. corvo, Da corvo, sì, perché la provocazione è la mia arte. corvo nero. Sì, un corvaccio proprio. Peraltro è un animale bellissimo. Eh, Sono- l'eleganza e la fedeltà di questo animale. Io vorrei che si conoscesse. mm. Io vorrei che si riconoscesse l'altra medaglia, l'altra faccia della medaglia. Qual è? Ehm, il corpo è molto intelligente, è bello ed è molto fedele e saggio. E allora io invito Simone a non aver paura. Questo mio caro figlio ha tante paure. Fra poco chiederemo dei consigli, come ha chiesto Simone. E il padre dov'è? Mm. È venuto con il cuore in mano, nel senso il cuore come organo in mano. Mm. È come se mi volesse far vedere che lui, per comprendere, per attuare il rapporto con il proprio cuore, ha dovuto toglierselo dal petto, guardarlo. Riconosce Bea? Sai che non è tanto interessato a questo. Li vedo come se ognuno stesse facendo Fatti un suoi. percorso differente. Ok, vede il figlio? Allora, l'immagine può sembrare, senti, un po' splatter, perché vedo che gli tende la propria mano che è tutta insanguinata, perché teneva il cuore. Mhm. Mm? Però in realtà io lo percepisco come un atto molto intenso, umano, che magari lui non ha mai fatto verso il figlio. Mi fa vedere che gli tende la mano con il cuore.
lui che è sangue del mio sangue e non gliel'ho mai fatto sentire, io voglio fargli percepire che anch'io ho un cuore. Ha visto il portale aureo o ci è già entrato dopo tutti questi anni? C'era già con sua mamma. Con la propria mamma? Con la propria mamma, Era già esatto. andato? Sì, si è potuto ricongiungere con la propria mamma. Vabbè, lo salutiamo non prima di un breve messaggio a Simone. Finale. Ma poi loro te lo dicono che non è più tempo di soffrire. Loro E chi? allora te lo dico anch'io, A io noi. e te. Ma tanto te lo dico io, non è più tempo per soffrire. A volte lui dice come se quasi Simone potesse scappargli la pipì addosso a volte dall'imbarazzo, quando suo padre parlava, quando suo padre lo rimproverava, Cioè, si imponeva. incredibile. Non so perché stamattina cantavo mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. Mhm. La pipì a letto, dicevamo. Mm. Sì, il papà di Simone mi ha fatto percepire questo, che a volte l'imbarazzo, l'inibizione, no, era tale che a volte gli scappava la pipì, Simone la tratteneva, insomma, era proprio un senso di soggezione. Anche questo lui dice, non è più tempo di questo. È come se lui volesse dire, adesso puoi liberare quella parte lì, intendendo proprio anche i genitali, no? Nel loro complesso. Li puoi liberare. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che il gioco imponeva. Adesso sei libero. Lo salutiamo. Non so, perché va via dicendo il nome Angelo e va via. Ti dice qualcosa Simone? Sì. Hai il tuo secondo nome? No, no, non è vero. Il tuo primo nome? Vabbè, uno dei tuoi, il tuo secondo nome. Mm. Mm. Mamma, chiamiamola Bea. Io la vedo molto simpatica, molto attiva, in questo senso anche molto teatrale, molto cangiante. Adesso sembra una diva degli anni '20. Si è messa con il suo boa, il suo bocchino, ha accavallato le gambe, mettendole poi lateralmente, sembra molto sensuale. Diamole, se la vuole, una VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza, con tutto quello che abbiamo scoperto. E dice, lasciatemi giocare e giocate anche voi. Giocate bene, giocate con gioia. Quindi vuole giocare da sola, non vuole aiuti. Sì, sì, lei l'accetta, è come se in maniera molto divertente, perché sembra quasi una pasticca frizzante per lei questa Vic, Mhm. e la mette dentro un calice, continua, no, ad essere così questa diva un po' anni '20. Mhm. Um,
veramente incarna l'idea del gioco, che è un po' tutta una finzione, Mhm. ciò che noi prendiamo seriamente. È il teatro, è proprio il teatro puro. Più di lei non poteva saperlo nessuno, non poteva incarnarlo nessuno. Ehm, Bene, l'ha accettato, ma non era necessario. Tuttavia il figlio vorrebbe dei consigli da lei, i suggerimenti famosi della mamma. Intanto dice, non lo so se effettivamente Simone abbia i piedi gonfi, perché è come se gli dicesse, parti da quei piedi, curati un po' i piedi. In particolar modo è come se mi facesse vedere il piede sinistro di Simone, le ginocchia, poi mi dice, poggia le mani sulle sue ginocchia, sulla pancia di Simone e diciamo così, sui deltoidi, quindi insomma le spalle, il collo, le vertebre cervicali. Mi fa segno anche di stare più dritto con la schiena, tipo. Io mi sono appena Oh. raddrizzato 2 secondi prima. Ma poi vedo che gli offre una cosa calda, perché è come se ne volesse occupare prima così, no? Da un punto di vista fisico. Sembra quasi un po' una camomilla, una tisana, però dentro un bicchiere trasparente. E poi vedo che è come se gli pettinasse la barba. Come se lei fosse una barbiera in questo momento, gliela sistema, gli mette una pomatina, sai, tipo lucidante per mettere in piega la barba. La stessa cosa fa con le sopracciglia. Va bene, lasciamo ad assistere Bea tutta la sessione. Vediamo un po' di cause esoteriche, Monica. Causa esoterica delle difficoltà emotive dopo il trapasso della mamma. E la mamma dice, sii sincero, eh? Allora, indubbiamente c'è la componente del lutto che ha avuto un grande impatto nella vita di Simone, però è stata anche un'occasione per far emergere in superficie tutta una serie di problematiche ataviche che sono da sempre con lui, dove lui non è riuscito a realizzarsi davvero pienamente per quello che è e come uomo. Sospetto da parte di Simone che nella casa in cui vivevano madre e figlio ci siano delle interferenze o delle entità o degli incarnati. Era come se ci fosse un angolo della casa completamente buio. E quell'angolo della casa buio è come se fosse rimasta una sorta di concentrazione degli irrisolti, che sono di vicende che sono avvenute in quella casa. Entrando dove? Destra, sinistra, avanti, Sembra entrando proprio, come se all'ingresso. all'ingresso, sì, esatto. Um, ma Che tipo di entità la sono? mamma, allora, mi fa vedere un grosso serpente qua, che è come se fosse diventato il padrone della casa. C'è solo quello? Disincarnati? No, e c'è questo re, Re. un re, sì.
che assomiglia un po' al Dio Padre che abbiamo visto, come entità eterica di Simone, no? È molto simile. È un re imperioso molto, molto serio. Causa esoterica del grande dolore nel mettere mano in questa casa per poterla in futuro affittare. Troppi ricordi, troppi oggetti. Immagino vada lì ogni tanto, poi se ne torna a casa dopo pochi minuti. Allora, qua mi fa proprio vedere Simone dentro la terza dimensione, molto molto connesso alla materia e molto poco connesso a se stesso. Come se questi oggetti, questa casa, avessero il potere, un potere su di lui e non l'inverso, come se adesso lui, proprio perché è soverchiato dalla terza dimensione, non riconoscendosi come creatura divina, non ritiene di avere il potere di trasformare tutto quanto. E invece vedo la mamma che già sta tinteggiando casa, la sta rinfrescando, gli sta dando di nuovo una passata di bianco. E mentre la mamma tinteggia casa, vedo che quell'angolo buio mano a mano non lo è più. Come azione fisica lo potrebbe fare anche Simone, quindi avrebbe una conseguenza eterica, al di là del fatto che dopo faremo la pulizia, eccetera. Sì, assolutamente avrebbe proprio un valore energetico importante, dove lui si rende conto di trasformare e di pulire. Se non la facessimo la pulizia energetica, cioè se oggi non avesse fatto questa sessione, ma gli fosse venuto il suggerimento, l'idea di tinteggiare, che sarebbe successo al serpente e al re? Ma loro erano i padroni di casa e Simone era lì sottoterra, sempre più giù. Ma tinteggiare in quel caso avrebbe avuto effetti? Allora, lui l'avrebbe fatto sul piano materiale, cioè non l'avrebbe fatto con un intento energetico di riappropriazione di quella casa e di pulizia di quella casa profonda. L'avrebbe fatto, non so come dire, come un'azione che non arriva a un piano successivo a quello materiale. Va bene, causa esoterica dello stress, ansia e depressione di Simone. L'entità mentale, soprattutto sei debole, rimarrai sempre debole, e anche ovviamente l'altra entità, incanto perduto. Lo chiudono proprio in una specie di uovo, proprio come se ci fosse un guscio, un uovo nuovo a tutti gli effetti, in cui lui non riesce ad avere connessioni né con l'esterno né con l'interno. Quindi da un lato c'è questo guscio esterno per cui si sente proprio solo, che nessuno può aiutarlo in questa situazione. Dall'altro però si sente proprio disconnesso da se stesso. La depressione nasce da questo, dalla disconnessione da sé. Monica, esotericamente parlando, cos'è il lutto? E perché? Sento crack, sento proprio qualcosa che si spezza, qualcosa che va in frantumi. Cioè la materia può fare crack, l'energia, l'oltre, le dimensioni dell'oltre non fa questo crack.
perché mentre vedo che c'è un crack nella materia, vedo le due dimensioni, quella dell'oltre e la nostra materiale, che si confondono l'una con l'altra, si compenetrano. Le vedo proprio indissolubilmente legate, però il lutto, vissuto dall'essere umano, è questo crack, la separazione. Perché è associato al colore nero nel mondo occidentale e bianco nel mondo orientale? Nel mondo occidentale ti viene portato via tutto, no? Con la morte. C'è l'annientamento di ogni colore. Al contrario, il mondo occidentale che è più connesso Orientale. con certe dinamiche, scusami, orientale, che è più connesso con certe dinamiche esoteriche, vede la luce in questo evento. È un'entità mentale collettiva il lutto? Occorre essere tristi, occorre portare il lutto per decine di anni, in alcune zone, per esempio l'Italia, è così. Sì, diciamo che adesso per esempio mi viene l'Africa, no? E allora lì il lutto è una coesione, perché viene affrontata da tutti insieme, attraverso proprio dei rituali che servono a creare, diciamo così, unione con la comunità. Poi mi fa vedere invece il lutto occidentale caratterizzato dagli aspetti che hai detto tu, di isolamento, di vestirsi di nero, di piangere, di essere tristi, di privarsi del sorriso, ehm, di privarsi della vita anche chi è rimasto, esattamente come chi è andato. Che significato ha l'estrema unzione della Chiesa Cattolica? L'estrema unzione mi viene come se la Chiesa volesse collegare per sempre, ok? Connettersi per sempre a quest'anima qui. Ma ci riesce sempre se avviene l'estrema unzione. No, questo no. Però l'intento sarebbe proprio quello di dire quando ritorni, torni di nuovo da me. Simone, mamma non l'ha fatta, non penso. E la mamma di Simone quindi è slegata, è lì col gesto dell'ombrello rispetto... Ma lei prima ha proprio detto, io non sono una Madonna, Lei è molto del no? gesto dell'ombrello. Proprio per dirti, cioè, io rifiuto tutta quella roba là. Che poi ricordami l'estrema unzione con un olio, no? Sì, sì, sì. Un olio sulla fronte. Sì, Terzo come se occhio. fosse un qualcosa di indissolubile, no? Però l'anima è così stupida che si lascia condizionare da un gesto fisico che può avere, beh sì, può avere un significato solo se glielo diamo. Non vedo che necessariamente riesca, però dall'altra parte fanno in modo di favorire questo. Chiama Monica qui accanto a Bea tutti i disincarnati che hanno subito un'estrema unzione e hanno questa informazione adesso. Magari tante belle Sì, vecchiette, baciapile, molto religiose, ben contente di aver ricevuto l'estrema unzione, oggi sanno di là, nel mondo di Bea, che gli hanno fatto un buco in fronte. gli hanno fatto un... Un buco in fronte. Quanti rinunciano all'estrema unzione e per esempio se ne vanno nel portale aureo? Grasso che cola. Ma cosa volevano? La mia pineale? Dice una signora molto anziana. E dice, io l'ho ricreata.
Ehm, la prossima volta non la faccio più. Ok. Se tutti questi che vanno nel portale Auro danno un numero, Ne è più una percentuale, non so perché ne è 33. ok, ma stiamo parlando di centinaia, migliaia, milioni, miliardi di persone? Milioni. Milioni, quanti? 35. Ok, tutti insieme con questi 35 diamo l'estrema unzione alla Chiesa Cattolica Romana. È tempo di altro, dell'era dell'anima. Chissà come contenta me adesso. Perché, vabbè, Dimmi, dimmi. no, non posso dirlo. Ce Un lo po' dico. scurrile. Ce lo dici Cioè, come dopo. dire, sì, Come dire cosa? Come dire... che quell'olio se lo usino di Posso... dietro Ok. per... Ok, Lubrificare, ok. sì. Molto molto bene questo, che tu non conosci per niente. Va bene. Eh, Monica, il lutto. Dov'è il lutto in Simone, energeticamente parlando? È tutto lì. Eh, Lui appare adesso come vestito di nero, come se fosse una specie di tunica nera, con un cappuccio nero, un mantello nero, tutto nero. E mm, un fuoco, diciamo così, a livello del petto, perché è come se fosse un lutto, però caratterizzato anche da un fuoco, da un qualcosa che arde, che brucia. È nelle emicranie di Simone il lutto. Allora, io nelle emicranie vedo peso, il peso di tutti i non detti, i non fatti. È nelle... Diciamo che è nella parte genitale il lutto, perché è come una sorta di autopunizione anche, e, e me lo fa vedere anche negli occhi. Nelle cervicali? Cosa c'è? Più il peso, io allora il lutto lo vedo più negli occhi, nello stomaco. Invece nelle cervicali vedo come il peso di tutto ciò che non ha realizzato di sé e adesso pesa forte. Simone ha perso la bussola. Dov'è questa bussola? Allora, come ripeto io, è come se lui si è anche fatto forza di una madre così, con questo temperamento, mh, ehm, fino a prima della sua morte, attutendo quelli che erano i suoi dolori più profondi, le sue repressioni più profonde, le castrazioni, no? Più profonde che il padre aveva operato su di lui. Mm. Però in qualche modo riusciva a tenere il tutto unito grazie proprio un po' alla complicità con la madre, un po' proprio a Vulcano che era sua mamma. Uh-huh. Nel momento in cui è venuta a mancare la mamma,
A lui è venuta a mancare tutta questa apparente stabilità, questo apparente equilibrio che aveva creato. E necessariamente è come se fosse caduto il tendone del teatro ed è venuto fuori veramente le vere problematiche, la vera terza dimensione in cui Simone stava nuotando. Una terza dimensione per Simone di disistima, di fallimento, di sofferenza in silenzio, di repressione, di prigionia. Chi è Simone? Vediamolo. Simone è questo nuotatore e vedo che dalle acque pesanti, oleose, putride della terza dimensione sta nuotando verso le acque più leggere, più cristalline della quarta dimensione. Dove possiamo vedere la vera immagine di Simone? Mm. Sto stringendo un manubrio. Non so se bicicletta, moto, non ho idea. Come se lui potesse esprimersi nella libertà del vento, del movimento. Chi è Simone? Indipendentemente dal padre che ha avuto, dalla madre che ha avuto, dai fatti che sono successi, dalla casa che deve affittare o non ha una casa da affittare, dal fatto che ha o non ha una fidanzata, chi è Simone? È Indipendentemente da pura, tutto, Simone è pura luce divina, pura essenza divina. indipendentemente da tutto è tutto. Lui è tutto, è ogni cosa. Deve capire bene questo gioco, lo deve capire molto bene. E sua mamma, che ha lavorato per così tanti anni nel teatro, glielo può far capire. È veramente tutta una messa in scena, una rappresentazione su un teatro. E allora noi questa rappresentazione inizialmente la facciamo davvero drammatica, dolorosa, ma noi siamo completamente immersi nei ruoli che recitiamo, ci sembrano veri, ci sembra la nostra realtà. E così è stato anche per Simone. Adesso la morte della mamma è un'occasione per mostrare che questo è un teatro, che lui ha inscenato una parte, un ruolo, e adesso lui può cambiare ruolo. Come? Se vuole può cambiare ruolo. Lui deve guardare intorno a sé, sentire anche proprio l'aria, perché è un'aria diversa, non è più l'aria della terza dimensione. L'aria della quarta dimensione, per chi è pronto, può dare gioia, può dare libertà, ma bisogna avere fiducia in questo, che non siamo più nell'automatismo, nell'inerzia della terza dimensione, nei pesi della terza dimensione. Siamo nella libertà di nuotare, di volare, di correre. Questo dipendentemente o indipendentemente dai consigli di Bea? Questo è indipendentemente. Bea ha che è ancora qui, ha dei consigli per il figlio. Così mi dice, se mettiti lì un attimino sulla poltrona e voglio che pensi a me, sulla mia poltrona, sul mio divano, tranquilla, e sto bene, che sento un profumo di viole e sto bene. Pensa che io sto bene. Bene, è il momento di congedarci. Vogliamo chiedere a Bea di congedarsi con un messaggio tra poco per Simone e con un ricordo subito di un qualcosa Un vissuto pallone, insieme.
mi ha fatto vedere un pallone di quelli che si usavano da bambini. Questo qua è blu e nero. Ah, Pallone. Ecco. quelli eh, leggeri, leggeri. sì, sì, da bambini proprio. Ehm, Poi c'è qualche cosa, stanno scherzando, stanno ridendo, stanno facendo delle battute, si stanno un po' prendendo in giro a vicenda. Eh, e Simone cioè, ha le lacrime da quanto sta ridendo. Eh, mm, la mamma mi dice: puoi ancora scherzare così con me? Esisto in una forma diversa, continuo ad esistere e continuo ad evolvere. Tu evolvi lì, poi tanto ci ritroviamo. La salutiamo. Non so perché sto estraendo un dente. Non so quando era piccola l'hai visto, vedi, mi fa vedere tipo come un dente da latte, con delle pinzette, delle cose così. Ah, gli dà un bacio sulla fronte e va. Ok, il dio Simone ora può andare al caster. Si è vestito tipo, sai, da centurione romano, perché comunque gli piacciono i costumi. Sai che c'è tanta cacca liquida, mm, semidensa, come se fossimo, non so, in una cloaca, fogna. Mm? C'è un odore pesante, Ah, ecco. Eh, mm. Lui dice: adesso io bonifico tutto. E vedo che fa un cenno con una spalla, come a scrollarsi qualcosa di dosso, e con questo suo cenno di spalle tutto quanto viene proprio magicamente convogliato dentro un portale definitivo. E vedo che al suo posto colloca tanti piccoli fiori che fanno come una danza che gira. E questa è la Eternum per lui. E mentre questi fiori danzano, c'è un sole fortissimo accecante. c'è un avatar. Mm. Era uno che batteva il chiodo, non so, mi fa vedere che ha un martello in mano che batte sempre chiodo, Mm. no? Come a infilarglielo dentro in profondità, no? Fargli penetrare dentro il dolore, Mhm. la sconfitta. E lui dice proprio: non è più tempo di queste minchiate. Stufo proprio, no? Vedo che sbuffa. E proprio sbuffando butta via tutto dentro il portale definitivo. Anche qui girandola di fiori, danzanti. Mi fa vedere una cornetta di un telefono. Non so perché il Sole Eternum è così, il telefono un po' retro ovviamente, no? Grigio, Quello colore del telefono fisso. Ah, è rosso, una rosso. cornetta rossa. È molto simpatica, molto creativa, no? Eh, Credo che lui possa essere una persona molto creativa, tirare fuori un estro artistico. Con questa condizione, la formica, il serpente, Dio Padre e l'elefante, 3 DL, corrispondenti a martirio, entità mentale, debole sei e debole rimarrai, entità mentale, e incanto perduto, entità mentale, esistono ancora? No, Tutti gli impianti, soprattutto quello dell'elettroshock, esiste ancora? no, minimamente no. Vibrazione. 258, Wow. Consapevolezza. 164.
tanto. Il 158 è circa 300 volte tanto, circa. PS anima era un po' bassina. No, 48. 48, adesso è quasi perfetta. Vite, 1916. bene. Cervello, l'unico dato bello consistente. 9,5. È tanto, eh? Insomma, è tanto il cervello. Ma questo estro creativo sportivo, aria, bicicletta o comunque sport, attività, magari non sport, all'aria aperta, più estro creativo, artistico, pittura, scultura. Beh, con una mamma così non è che proprio si va tanto lontani, cioè non è tanto strano. La mamma l'hai vista dipingere, ma di fatto dipingeva. Che fa quel mestiere dipinge. Sì. Suscettibilità ipnotica, piuttosto bassa. 58. Beh, questo indipendentemente dal fatto che tu voglia un domani fatti una sessione diretta, avere un 58 adesso vuol dire che ti lasci più andare, no? Anche ad ascoltarti, anche a dire, va, vediamo se sento la mamma. Ecco, prima era un po' così, adesso ci sono buone possibilità. 3D alta, molto alta, 84%. Adesso mi è 33, 35. Ottimo, benissimo. Sta scendendo e sta andando verso la quarta dimensione, che di fatto è 67. Vivacità animica. 97. Bene, puntiamo la prossima volta, se ci sarà, al 100. Sempre più giù, progetto, Sempre più su. sempre più su. Sì, lo Casa, vedo proprio galleggiante. casa da affittare, pulizia energetica. La fa lui. Dio Simone. Sì, la fa lui, però è come se la facesse in più riprese. Ha bisogno di stare un po' in quella casa, prendo tutte le finestre, ha bisogno appunto di tinteggiarla e ha bisogno di allegria. Quindi vedo che si mette una colonna sonora proprio che a lui mette buon umore e ricorda a se stesso che la separazione non esiste, che le dimensioni sono connesse, specialmente la dimensione con i disincarnati, e che l'amore non conosce separazione. E lascerà una casa con delle ottime premesse per chi arriverà. La affitterà con facilità dopo questa pulizia? Mi sembra una coppia. Allora, vedo più una lei, forse magari si dà da fare di più, no? Però mi sembra una coppia. Pulizia della casa in cui vive. Allora, lì è come se lui non so, mi avviene così, un momento critico con la sua partner, ma una crisi non nel senso della rottura, ok? Ma proprio della revisione del loro rapporto. Come se dovessero parlarsi maggiormente, con maggior profondità. Questo potrebbe far venire fuori lì per lì delle divergenze, ok? Però in realtà è come un nuovo inizio. E poi vedo che iniziano a fare più cose insieme, con più entusiasmo. Va bene. Come lo vedi? Comunque vada, la vita è mia. Io amo questa vita, amo me e sono felice.
cioè lo vedo con un sorriso ritrovato e che gli piace guardare questo sorriso allo specchio. Sente di nuovo la vita che scorre nelle sue vene e di nuovo i suoi occhi sono pieni di meraviglia. E la mamma cosa fa? È come se gli tastasse un po' le braccia e dice: Ma io sapevo che questo ragazzone mi dava soddisfazioni. Avanti, avanti. E dove va? Continua con il suo processo? Sì, sì, è come se stesse, adesso mi fa vedere cucendo dei vestiti, Mhm. perché ha a che fare con i ruoli, no? Con le Fa un maschere, sacco di cose. sì. Ed è molto importante questo per lei e anche per altri, capire proprio questi mascheramenti. Lì dove sta lei, creare un costume nuovo, cosa costa? Cioè, il tessuto è limitato, ha un costo, diciamo, energetico, o è tutto infinito, tutto dipendente No, semplicemente dal suo desiderio? no, l'intento e l'energia e la purezza fanno sì che il costume corrisponda esattamente alla mia volontà. Non devo comprare niente, Mhm. non spreco niente, ehm, ma ci vuole tanta consapevolezza per creare esattamente il vestito che intendo. Se E lei, io mi sto perfezionando. se lei volesse, potrebbe entrare nel portale aureo quando lo desidererà. Sì, io mi sento molto libera qua. So di poterlo raggiungere in ogni istante, ma quello che sto facendo adesso è molto importante e continuo a farlo. Quando lo farà, se vorrà farlo, se lo promette, ce lo promette o lo promette al figlio. Come se glielo dicesse poi in un sogno, glielo fa capire in un sogno, glielo fa capire in un Eh, modo. Va bene, perché non sa nemmeno lei se è domani, tra un anno, 2 anni, un mese o quello che è. Non vuole Esatto. darsi un limite. Va bene, pronta a tornare? Sì. Allora abbiamo finito.